Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto una notizia che ha davvero sorpreso molti. Riguarda la coppia formata da Neslihan Atagul e Burak Özçivit, star indiscusse della serie televisiva turca Kara Sevda. Se siete curiosi di scoprire cosa è successo tra questi due celeberrimi protagonisti, rimanete con me fino alla fine del video. Se vi piace il contenuto, mettete un mi piace e iscrivetevi per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ora, cominciamo! 1. Il successo di Kara Sevda e il legame tra Neslihan e Burak. Kara Sevda, in italiano Amore senza fine, ha conquistato milioni di telespettatori in Turchia e all'estero tra il 2015 e il 2017, grazie alla storia avvincente e ai personaggi coinvolgenti. Burak Özçivit interpreta Kemal, un giovane di grande fascino impegnato in un'indagine personale, mentre Neslihan Atagul veste i panni di Nihan, ragazza coraggiosa e determinata. Le scene romantiche, i continui colpi di scena e la recitazione autentica della coppia hanno creato un'intesa unica, tanto che i fan hanno spesso immaginato un legame che andasse oltre la finzione cinematografica. Da subito, sui set di Istanbul si è respirata una forte complicità. Burak e Neslihan passavano lunghe ore alle prove, scambiandosi consigli su come rendere ogni frame più credibile. Anche nelle pause, si divertivano a scherzare insieme, condividendo risate e battute spontanee. Tutti i tecnici che lavoravano alla produzione parlavano di un'amicizia sincera, basata su rispetto reciproco e stima professionale. Questo feeling ha contribuito non soltanto al successo della serie, ma ha anche alimentato rumor secondo cui i due fossero molto vicini anche nella vita privata. 2. L'episodio che ha creato tensione sul set. Tuttavia, non tutto è filato liscio. Secondo alcune fonti interne, durante le registrazioni di alcune scene particolarmente intime, in cui i due attori si scambiavano baci e abbracci appassionati, Burak Özçivit avrebbe fatto una battuta inaspettata che ha ferito i sentimenti di Neslihan Atagul. La frase incriminata, ripetuta da testimoni presenti sul set, è suonata così: Kadir può stare tranquillo, Neslihan è come una sorella per me. Kadir è il nome del personaggio fratello di Nihan nella fiction, e la battuta, voluta per stemperare la tensione prima di girare una scena di bacio, è però stata interpretata come un'offesa. Nei momenti successivi, molti hanno notato l'espressione tesa di Neslihan, visibilmente amareggiata, si è allontanata dal centro delle riprese, chiudendosi in camerino. Burak, colto di sorpresa dalla reazione, ha provato a scusarsi, ma la situazione era ormai degenerata. In quell'istante, una bolla di gelo si è creata fra i due, interrompendo la complicità che fin lì sembrava indissolubile. 3. Il coinvolgimento di Fariye Evcen e la rivalità silenziosa. A rendere ancora più complesso il clima sul set è stata la presenza di Fariye Evcen, un'altra attrice di grande fama, che in passato aveva lavorato al fianco di Burak in progetti differenti. Stando alle indiscrezioni, Neslihan e Fariye non avevano mai avuto rapporti idilliaci. Una sottile rivalità professionale era emersa in più circostanze, soprattutto durante eventi stampa e promozionali dove entrambe erano chiamate a comparire insieme. Da lì a poco, dopo l'episodio della battuta, si è capito che il clima tra le due si era ulteriormente raffreddato, si evitavano nei corridoi, non si menzionavano nemmeno sui social e non prendevano parte alle stesse cerimonie di premiazione. Le foto di gruppo, che in passato mostravano i tre sorridenti soprattutto durante le prime stagioni della fiction, sono diventate sempre più rare. La tensione latente ha contribuito a far sembrare ogni loro presenza insieme come forzata o formale, mentre il pubblico si chiedeva se potesse esserci un clima di competizione tra due attrici tanto ammirate. Dal punto di vista di chi lavorava nel cast tecnico, la rivalità fra Neslihan e Fariye ha determinato un ulteriore allontanamento emotivo, togliendo serenità ai momenti di pausa sul set. 4. Il malessere di Neslihan e la mancanza di sostegno. Dopo la battuta di Burak, Neslihan Atagul ha attraversato un periodo particolarmente difficile. Si racconta che, in seguito alla ferita emotiva, abbia iniziato a manifestare stati di ansia e disagio. In una giornata in cui si sentiva già fiacca, è salita sul set con un senso di stanchezza profonda. Qualcuno ha notato che, a causa di un lieve problema di salute legato all'ansia accumulata, la sua temperatura corporea era più alta del solito, tanto da costringerla a rimanere in infermeria per alcune ore.
In quel frangente, si attendeva che qualcuno dei colleghi, forse proprio Burak o Farie, le facesse recapitare un messaggio di conforto, un fiore, un semplice "guarisci presto". Invece, secondo le voci di backstage, nessuno ha fatto un gesto di avvicinamento. Questo silenzio ha ferito ancor di più Neslihan, che si è sentita abbandonata nel momento del bisogno. Diversi operatori di ripresa hanno raccontato di averla trovata in lacrime nei corridoi dell'ospedale che affianca il set, non solo per la stanchezza fisica, ma per il dolore di sentirsi ignorata dalle persone di cui si fidava. 5. Il confronto e la riconciliazione. Tenuto conto del contesto sempre più teso, la produzione di Kara Sevda ha deciso di organizzare un incontro straordinario fra i protagonisti. In sala regia, alla presenza del regista, della sceneggiatrice e dei produttori, Burak Özçivit ha preso la parola per primo. Ha riconosciuto di aver sbagliato tono e di non aver valutato l'impatto delle sue parole su Neslihan. Ha chiesto scusa in modo sincero, ammettendo di non aver pensato alle conseguenze emotive di quella battuta. Poi ha parlato Farie Evcen, riconoscendo i dissapori preesistenti con Neslihan e ammettendo di aver contribuito a creare una tensione che non avrebbe mai voluto. Ha chiesto scusa per non essersi accorta del malessere dell'amica di set e ha promesso di fare più attenzione in futuro. Infine, Neslihan Atagul ha spiegato quanto si fosse sentita ferita, non solo per la battuta che aveva percepito come offensiva, ma anche per la mancanza di vicinanza quando si è trovata a dover affrontare un momento di malattia e fragilità emotiva. Ha ammesso di aver reagito con eccessiva durezza, ma ha anche ricordato quanto fossero importanti per lei quei rapporti di stima e collaborazione. A quel punto, i tre si sono abbracciati davanti al cast tecnico. Burak ha stretto Neslihan a sé, promettendole di non ripetere mai più un evento del genere. Farie, commossa, ha fatto lo stesso, mostrando che la rivalità si poteva superare con il dialogo e il rispetto reciproco. Nei giorni successivi, il set ha ritrovato quell'armonia che aveva caratterizzato i primi tempi di lavorazione. Le prove procedevano con leggerezza, mentre i cameraman hanno testimoniato risate condivise, gesti di cura e paure superate insieme. 6. L'aspetto economico. Un nuovo contratto per la coppia protagonista. Subito dopo la riconciliazione umana, la produzione ha offerto a Burak Özçivit e Neslihan Atagul un pacchetto economico vantaggioso, destinato a incentivare la loro permanenza nel progetto e a evitare eventuali defezioni. Ecco i punti principali. Aumenti salariali del 30-40% rispetto agli importi precedenti, in considerazione dell'enorme successo internazionale di Kara Sevda. Bonus legati agli ascolti. Una percentuale degli introiti generati dalle trasmissioni all'estero, su piattaforme streaming come Netflix. Clausola di partecipazione ai futuri spin-off. Qualora la serie venisse proseguita o ampliata con nuovi progetti ambientati nello stesso universo narrativo, Burak e Neslihan avrebbero diritto a ruoli di primo piano e a un compenso aggiuntivo. Impegni promozionali suddivisi in modo bilanciato, per evitare di gravare eccessivamente sull'agenda di uno a discapito dell'altro. Questa soluzione ha fatto capire ai due protagonisti che, oltre all'aspetto umano, c'era una volontà chiara da parte dei produttori di riconoscere il valore del loro lavoro con un adeguato supporto economico. In tal modo, non solo è stata rafforzata la loro collaborazione sul set, ma è stato anche confermato alla troupe e ai fan che si voleva continuare a puntare sulla coppia, sfruttando l'enorme popolarità maturata. 7. Il ritorno sul set e i primi segni di normalità. Una volta firmati i nuovi contratti, Burak e Neslihan hanno ripreso gradualmente le riprese di Kara Sevda con uno spirito rinnovato. Le riprese si svolgevano tra Istanbul e alcune località sempre suggestive, come antiche ville ottomane e scorci affacciati sul Bosforo. I tecnici hanno notato che l'atmosfera si era rilassata, risate, scherzi e, soprattutto, gesti di attenzione reciproca caratterizzavano nuovamente i giorni di lavoro. In più, le foto ufficiali per la promozione delle nuove puntate mostravano i due protagonisti più affiatati che mai, volti sereni, occhi che si sorridevano e un'alchimia evidente, che non era scomparsa nemmeno nei giorni più tesi. Farie Evcen, non più considerata terzo incomodo, è tornata a interagire con entrambi in pubblico, partecipando insieme a conferenze stampa e a eventi promozionali.
Il pubblico ha percepito il cambiamento ed è tornato a seguire con entusiasmo ogni aggiornamento sulla serie e sui social dei tre attori. Instagram e Twitter si sono popolati di commenti come "Finalmente li rivediamo sereni", "L'amicizia vince su tutto" e "Che belle foto di gruppo". 8. Riflessioni finali, amicizia, comprensione e dialogo. La vicenda tra Neslihan Atagul, Burak Özçivit e Fariye Evcen ci insegna diverse cose importanti. Il potere di una parola, anche una battuta pronunciata per scherzo, può ferire profondamente se non si tiene conto del momento emotivo dell'altro. L'importanza del supporto, nei momenti di disagio, bastano un messaggio, un gesto di vicinanza o una semplice parola di conforto per evitare che una delusione si trasformi in un conflitto più grave. Il valore del dialogo, affrontare i problemi a muso duro, con calma e sincerità, è l'unica via per ricostruire un rapporto di fiducia, sia sul set che nella vita privata. La dimensione economica. In un settore competitivo come quello televisivo, un adeguato riconoscimento economico può favorire la cooperazione e mantenere alto il morale dei protagonisti, a tutto vantaggio della qualità del prodotto finale. In sintesi, anche quando si tratta di due attori amatissimi come Neslihan e Burak, le emozioni sono reali e vanno tutelate con rispetto. L'aver ritrovato l'armonia e la possibilità di proseguire insieme a Kara Sevda dimostra che l'elemento umano rimane sempre centrale, a prescindere dal successo e dai riflettori. Conclusioni e saluti. Grazie di cuore per avermi seguito fino a qui. Spero che questo approfondimento vi abbia fatto capire meglio cosa è accaduto tra Neslihan Atagul e Burak Özçivit, dandovi tutti i dettagli necessari in maniera chiara e coinvolgente. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare su Unisciti per sostenere il progetto. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Vi siete già appassionati a Kara Sevda e, se sì, qual è la vostra scena preferita con Neslihan e Burak? Non vedo l'ora di leggerlo.